Ciao, in questo video vedremo le tre principali tipologie di macchine per cucire domestiche che si trovano sul mercato. È importante capire cosa possiamo fare con ognuna di queste macchine, perché esistono e il loro scopo, in modo da poter scegliere quale acquistare e quale no in base alle nostre esigenze. Questo video fa parte del mio corso di cucito online Impara a utilizzare la tagliacuci e cuci la t-shirt che ho da poco lanciato. Nel corso ci focalizzeremo sull'imparare a utilizzare la tagliacuci in maniera impeccabile per ottenere rifiniture super professionali belle e durature sui capi che ti cuci e realizzeremo insieme una t-shirt ricalcando la nostra t-shirt preferita. Trovi tutto il programma completo, le info, il costo e il link per iscriverti nel box descrizione sotto il video. Vedremo la macchina per cucire, che ovviamente conosciamo, la tagliacuci o overlock machine, come viene chiamata in inglese l'argomento di questo corso, e la macchina a punto copertura o cover stitch machine. Partiamo dalle due macchine speciali tra virgolette. La tagliacuci è una macchina che taglia e cuce allo stesso momento. Come puoi notare, mentre passo il tessuto sotto il piedino, la macchina taglia un pezzo di tessuto e realizza la cucitura. Ecco qui la cucitura. A cosa serve questo? A sorfilare e quindi rifinire i margini di cucitura ed evitare il loro sfilacciamento e deterioramento durante i lavaggi e l'utilizzo del capo. In un capo rifinito correttamente in tagliacuci i margini non si sfilacceranno e il capo avrà una vita molto più lunga, oltre a un aspetto molto più bello. È vero che i margini di cucitura sono interni, ma un capo ben fatto dovrebbe essere bello sia esternamente sia internamente. Questa è una tutina che mi sono cucita con un tessuto fermo di viscosa e ho rifinito tutti i margini interni con la mia tagliacuci. Serve a cucire due strati di tessuto a maglia cucendoli e rifinendoli in un unico passaggio senza utilizzare la macchina per cucire. Questo non solo ti farà risparmiare tantissimo tempo e ti permetterà di cucire un capo in jersey molto velocemente, ma eviterai tanti problemi di cucitura che potresti avere con tessuti molto elastici cucendoli a macchina. Questo è un esempio di felpa che mi sono cucita utilizzando direttamente la tagliacuci. È il mio primo capo in jersey che ho cucito tutto direttamente in tagliacuci. Inoltre potrai fare dei bellissimi orlini arrotolati su tessuti delicati, una finitura molto bella e semplice per esempio da fare sui volant che di solito sono molto difficili da rifinire. Questa è una blusa di seta che mi sono cucita in cui ho rifinito l'orlo dei volant con la tagliacuci. La cover stitch è una macchina che permette di fare impunture elastiche e orli elastici. Esistono diverse tipologie di macchine cover stitch che permettono di fare differenti punti, ma essenzialmente i punti principali, quelli più comuni che tutte le cover stitch permettono di fare, sono il punto catenella e il punto copertura. Il punto catenella è un punto che dal dritto si presenta esattamente come un punto dritto a macchina. Sul rovescio però è differente, appare come una catenella. Questo gli permette di essere più elastico e resistente di un punto dritto su tessuti elastici ed è utilizzato per impunturare, mettere i bordi elastici e fare orli. Il punto copertura o cover stitch è il classico punto che troviamo sugli orli delle t-shirt o degli abiti in jersey. Si presenta come una doppia impuntura sul dritto, mentre sul rovescio si ha una sorta di punto overlock o tagliacuci. Questo punto permette di impunturare l'orlo e allo stesso tempo rifinire il bordo vivo. È un punto molto elastico che viene utilizzato per fare appunto gli orli delle t-shirt, dei capi in jersey o nei costumi da bagno. Anche questo punto può essere utilizzato per mettere i bordi elastici o per impunturare. Quindi la differenza tra macchina tagliacuci e macchina cover stitch è che la tagliacuci cuce tessuti elastici e rifinisce i margini di tessuti elastici e non. La cover stitch permette di fare gli orli elastici e le impunture elastiche. Con la tagliacuci ricordiamoci che l'unico orlo possibile è l'orlino arrotolato. Veniamo ora alla macchina per cucire. La macchina per cucire è fondamentale per cucire abbigliamento. È la prima macchina da acquistare perché solo con questa si possono cucire i tessuti fermi, cucire per esempio le cerniere, fare le asole e molto altro. Con le macchine per cucire domestiche moderne possiamo cucire praticamente tutto a seconda della robustezza della macchina e delle caratteristiche e delle funzioni della macchina. Ti faccio un esempio: non tutte le macchine permettono di cucire tessuti molto pesanti o spessori molto alti, però diciamo che la maggior parte delle macchine di media e alta gamma permette di cucire la maggior parte dei tessuti, quindi tessuti leggeri, tessuti pesanti e anche jersey e maglina. Quasi tutte le macchine hanno infatti punti elastici o che imitano il punto tagliacuci per rifinire i margini. La macchina per cucire non può fare il punto catenella, ma appunto molti punti elastici, anche punti dritti, tra cui scegliere.
È inoltre possibile montare sulla macchina per cucire l'ago gemello e rifinire gli orli in jersey con una finitura simile a quella che farebbe la macchina punto copertura. Perché quindi, se la macchina per cucire ci permette di fare più o meno tutto quello che fanno anche le altre due macchine, potremmo avere la necessità di acquistare una tagliacuci e eventualmente una cover stitch? La macchina per cucire è essenzialmente una macchina per punto dritto a cui sono state aggiunte tantissime funzioni. Nonostante la macchina per cucire abbia un'ampia scelta di punti elastici, non è pensata esclusivamente per cucire il jersey e la maglina, o comunque tessuti molto elastici come può essere la licra, che è il tessuto che viene utilizzato per realizzare i costumi da bagno. Lo si può fare tranquillamente, quindi si possono cucire questi capi con la macchina per cucire, ma non avremo lo stesso risultato in termini estetici e di durabilità del capo che potremmo avere utilizzando le altre due macchine. Dal punto di vista estetico, per esempio, i capi cuciti con la macchina per cucire possono presentare delle onde e quindi non essere perfettamente piatti. La tagliacuci ha una funzione, il differenziale, che permette di risolvere questo problema delle onde sul jersey. Nel corso online vedremo come impostare il differenziale per evitare questo problema. Con la macchina per cucire esistono dei trucchetti per cercare di evitare questa problematica, ma è comunque molto faticoso e non è detto poi che il risultato sia lo stesso identico dell'utilizzare le altre due macchine. Inoltre i punti elastici realizzati con la macchina per cucire, che imitano i punti delle altre due macchine, sono molto meno elastici. Per esempio, il punto realizzato con ago gemello sulla macchina per cucire è molto meno elastico rispetto al punto cover stitch. Questo vuol dire che il punto realizzato con ago gemello sulla macchina per cucire si può rompere molto più facilmente rispetto al punto originale, soprattutto su capi molto aderenti in cui l'orlo è soggetto a molte sollecitazioni. Quali macchine acquistare quindi? A mio parere la tagliacuci è una macchina utilissima che ci servirà per tantissimi progetti, non solo per cucire il jersey e la maglina. Personalmente è stato uno dei miei acquisti migliori, se non il migliore, e ha veramente svoltato il mio modo di cucire e la qualità dei miei capi. La cover stitch invece è una macchina a mio parere opzionale. Io per esempio ho acquistato la mia dopo un bel po' di tempo e ho acquistato un modello base di seconda mano, perché comunque è una macchina che non utilizzo sempre tutti i giorni. Vale la pena valutarne l'acquisto se si cuciono tantissimi capi in jersey e si vuole migliorare le rifiniture di orli e impunture, altrimenti va benissimo la macchina per cucire, magari selezionando tra i punti elastici quelli più elastici adatti alle varie rifiniture. Vedremo in una lezione apposita quali sono le soluzioni migliori per realizzare orli e impunture elastiche su tessuti molto elastici senza avere la cover stitch. Per questo video è tutto, se ti è piaciuto condividilo, ricordati di iscriverti al canale per non perderti neanche un video e ci vediamo presto. Ciao!